Sono contento se ho fatto robe strane per il video. Ora inizia a avere avventura. Ah sì? No, non voglio fare. Se più volte fai meglio. Io non riesco a respirare. Quando arrivi al limite, superalo. È lì che poi succede qualcosa. Quello è proprio quello da cui si fa il buffo, pazzesco. Estos son suficientes como para dormir 50 personas. È vuoto totale. Vuoto totale? Masticalo bene. Mi spaventa troppo il fatto che lei stia vomitando. Per guarire devi stare male. Oh, basta! Però poi dopo stai da Dio. Io in tutta la mia vita, più o meno, non mi sono mai drogato. O almeno mai così seriamente come qualche mese fa. A sniffare ci siamo ridotti. Il mio rapporto con le droghe è sempre stato conflittuale. Da una parte un forte fascino per l'effetto che possono avere sulla mente. Dall'altra la classica paura. Ho paura di spaventarmi. Sì. Non so niente della cerimonia, non so niente di cosa mi dovrebbe fare. Ho paura, ho paura, ho paura. Siccome però, grazie al mio lavoro, posso farlo senza passare per un tossico, ho deciso che sarei andato in Messico a sfondarmi di allucinogeni con degli sciamani. Quiero conquistare il mondo. Así será. Oddio, dai! Da dove nasce questa storia, dite? Tutto ha inizio un anno fa, quando, mentre giravo un video sui coffee shop di Amsterdam, incontro Soma, un hippie ultra settantenne che mi parla di una droga che non avevo mai sentito nominare. Sostanza che pare possa portarti la risposta alla domanda più gettonata della storia. When you do bufo, you die. But you don't die because you come back. You go past the material world. Cosa che mi viene confermata anche da un'altra persona. Non sempre, ma a volte ti dà proprio la sensazione che stai morendo, ti sta ammazzando. Infatti tante volte io ero lì nella cerimonia e tipo sto morendo, mi lascio andare, rinasco. Mamma mia, che roba assurda! E vi assicuro, in questo viaggio ho scoperto parti di me che non credevo nemmeno esistessero. Devi lasciarti andare, abbandonare la mente, abbandonare il controllo. In ogni caso, lui è David, un esperto di meditazione, rituali e crescita spirituale. Tutto è energia. Tu sei fatto di energia. E che guarda le droghe psichedeliche come uno strumento per facilitare in qualche modo quello che già fa. Il buffo l'ho conosciuto in un importante viaggio in Messico con l'obiettivo di incontrare realtà sciamaniche. Cosa interessante di questi sciamani, un antropologo ha fatto una ricerca del loro DNA e c'è il DNA 99% uguale a quelli di Siberia e Mongolia, che è dalla parte dove vengo io. E lì mi sono chiesto, ma io da dove vengo? Quindi mi sono fatto spedire subito la box di MyHeritage per scoprire quali fossero le mie origini. Lo sapevo. Crazy! Io sono molto più un uomo di mondo. E anche quelle di Sissi, che sosteneva di venire dall'Asia. Questo è quello che arriva col pacchetto e adesso faremo il test. Il test è semplicissimo, basta fare un tampone e spedirlo. Poi la piattaforma fa tutto il resto, restituendoti una mappa dettagliata delle tue radici dopo qualche settimana. Costerebbe 89 euro, ma dal link in descrizione e con il codice Ale della Giusta potrai avere tutto a soli 29 euro, grazie al sottoscritto. Sei pronta a vedere da dove vieni? Sì. Wow, ma non c'è niente in Asia. 60% Italia meridionale, greca e albanese. Posso dire, pensavo un po' più in giro. Ma ora tocca a me. Io spero che qualche mio vecchio nonno abbia fatto qualche follia in giro per il mondo. Se no, vado a farlo io al posto suo. Vedi? 48,9% splittato tra Friuli, Veneto, Lombardia, 22% tra Ucraina, Bielorussia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Serbia e Croazia. Poi c'è un po' di DNA germanico, greco, balcanico e 2,6% francese, c'è Mappel, Alessandro e Catacombe. Presi. Tra le altre cose, MyHeritage ti mostra pure le persone con cui condividi il DNA, permettendoti quindi di trovare parenti lontani in giro per il mondo e risalire alla storia della tua famiglia. Ma che vuoi di più? Se anche tu vuoi scoprire da dove arrivi, link in descrizione. Ma, tornando a David, Come prima medicina, lì appunto le chiamano medicine e non semplicemente droghe, ho incontrato il peyote. È un cactus allucinogeno praticato da una tribù originaria del Messico che dà sempre visioni, guarigioni, si fa in cerimonia. ok, il peyote mi sembra un'altra cosa che voglio approfondire, ma mi viene spontanea anche una domanda. Ci sono degli effetti collaterali possibili? Se prendi queste sostanze in maniera totalmente ricreativa, dissacrata, casuale, senza la preparazione necessaria, può essere pericoloso. Ma
Ma anche per esempio la marijuana, la maggior parte delle persone la usano male, nel senso che non lo fanno cerimonialmente. Per David, quindi, la cosa importante di queste sostanze o medicine, come le chiama lui, è usarle non in termini ricreativi, ma solo per un fine spirituale. Per esempio in India, in cui si mettono intorno al fuoco a meditare e a fumare cannabis e gli permette anche lì a connettersi maggiormente. Visione leggermente distaccata dalla mia, che renderà anche tutto questo viaggio un mix tra spiritualità e razionalità. Da questo punto di vista queste esperienze con le medicine potrebbero apparire molto, però è totalmente individuale, le esperienze col buffo sono totalmente diverse da persona a persona, quindi è bello appunto che ci siano altre Diverse 3, reazioni. 4, 5 persone in cui dici com'è andata a te. Vi chiederete perché David parla come se stessi per andare con lui in Messico a provare tutte le droghe psichedeliche legate al mondo della meditazione. Ecco, perché sto per andare con lui in Messico a provare tutte le droghe psichedeliche legate al mondo della meditazione. Quante volte l'hai fatto poi, se posso chiederti? Più di 500 volte, Davvero? non per dire anche 1000. Porca tro... Ok, quindi il rischio di diventare uno strano c'è, Adesso voglio rifarlo, subito. ma per fortuna non saremo soli. Su qua la mia ragazza, volete conoscerla? Certo. Ciao. Ciao, piacere. Piacere mio, Fiore. Lei, sempre carina e disponibile, ci accompagnerà durante il nostro viaggio, insegnandoci oltretutto un tipo di meditazione un filo diverso da quella che fa il suo fidanzato. Io ho avuto la mia prima esperienza con il buffo una settimana fa. E com'è E? andata? È stato bello, è stato bellissimo. Top, mi voglio fidare. Quindi, primo obiettivo, trovare un fratello che venga con me a drogarsi dall'altra parte del mondo. Facile, no? Pronti? Nicola, mi senti? Voglio fare un video sul peyote e sul buffo. Vuoi venire in Messico a drogarti con me? Devi solo venire a drogarti e andartene. Spoiler? No, non è per niente facile. Non vorrei che interferisse con le medicine che devo prendere. 1, devo lavorare, 2, non ho il passaporto, 3, ho paranoia dell'aereo. Ho fatto una minchia ieri, ho comprato un cane, mi tocca stare con lui. La vedo davvero impossibile che mi diano fare la prossima settimana. È un grossissimo problema ovviamente, perché ho licenziato. Ah, che peccatissimo. Se vuoi ci droghiamo in Italia. Fra, non c'è permesso di soggiorno. Amen. Andremo da soli e farò drogare Giacomo, che tanto fatto o non fatto, le riprese qui siamo abbandonati a noi stessi. Io non lo farò mai, perché io devo essere Vigile. Anche se la situazione da cui venivo non era proprio delle più semplici. Jovanka, vi dice qualcosa? E lei? Spera. Ecco, proprio mentre ero lì a cercare di risolvere quella situazione, mi arriva un messaggio di David che definire preoccupante è dir poco. Ehi, ciao Ale, adesso che ci siamo accordati ufficialmente si fa sul serio. Se si arriva impreparati all'esperienza che stai per fare, si rischia grosso. Per questo è fondamentale seguire le indicazioni che ti darò da ora. Qui c'è in gioco la tua vita. Il punto era questo. Arrivare in Messico di colpo e senza preparazione per poi imbottirci di peyote poteva portare risultati poco piacevoli. Ragion per cui già in Cile ho dovuto fare un po' di preparazione online. Facciamo questo respiro che serve proprio anche a sciogliere le tensioni. Buonanotte. Grazie, buonanotte anche a te. Inspira dal naso e espira dalla bocca. In, out. In. Mi sento un attimo che mi gira la testa e ho caldissimo. Ok, normale, l'energia che si sta muovendo. Diversissimo stavolta. Ho preso sicuramente più coscienza, ero più confident di quello che stavo facendo. Sono contento di averlo fatto. Da adesso non si torna più indietro. Salutiamo il Cile e andiamo in Messico. Sono curiosissimo di quello che sto andando a fare, anche se Devo ammettere che ho un po' di paurina per il discomfort che andremo a vivere, ma ce la godremo. questo perché di sostanze psichedeliche ne so tuttora zero. Nuovo stato sbloccato, Messico. Gracias. Sì. Andiamo a esplorare gli angoli più reconditi di questo stato. Mi piace la vibe messicana, devo ammetterlo. Sono sempre stato un grande fan di Speedy Gonzales. Muchas gracias. Un giorno di questo. Che poi in realtà sarà bello, non devo partire prevenuto. Stacco. Mi sa che ho cambiato idea. Perché stiamo facendo sta roba? Questo è il nostro bagno. Ragnatela gravissima. Per la prima notte abbiamo messo una barriera sulla porta. Forse questa è stata una delle pochissime volte in cui a un certo punto ho pensato, vabbè, non ho il coraggio di farlo. Il video non lo faccio, basta. Guardo David che lo fa, che è abituato, e io me la chillo. Prima uscita a Ciudad de Mexico. Guarda qua.
Adesso andiamo alla Decathlon a prendere tutto quello che ci servirà per non so ancora bene cosa, ma per stare di notte in giro al freddo. Ah, ecco, perché non vi ho spiegato che questa experience prevede di immergerci completamente nella natura incontaminata e in un caso specifico addirittura di non mangiare e bere per più di 36 ore. Eccoci qua, due così, per sopravvivere, non per altro. Questo è 10 gradi, questo 0. Madonna, nel deserto vuoi che non ci siano almeno 10 gradi? Di notte non lo so. Purtroppo, o per fortuna, ho fatto gli scout solo fino a 7 anni, quindi come potete notare la mia esperienza in sopravvivenza selvaggia non è delle migliori. Poi uno, Idos. Perfetto, è lui. Ma perché il costume, dici? Ci serve per una sorpresa domani, la cerimonia in costume e poi lì col buffo. Bellissimo, bellissimo. Adesso vado a dormire pensando a tutte le sorprese. E il grande giorno finalmente arriva. Sono contento di fare questa cosa, so che ci divertiremo, spero di non stare male. Andiamo dal buon vecchio David. Siamo praticamente arrivati da David, sembra un posto incredibile, c'è una quantità di natura disumana. David ci aspetta infatti in una sorta di cascina dove si eseguono dei riti spirituali e che il nostro nuovo amico ha prenotato proprio per noi. Ciao. Bienvenido. Por favor. Gracias. Ah, che bello. È una safe. Faremo un giorno di preparazione qui e poi deserto. Eccoci qua. Ciao. Ciao. Piacere. Bene. Voi? Alessandro. Ciao, piacere. Piacere. Andiamo a fare la preparazione. Nel forno delle pizze qua. Sei pronto? Non so cosa devo fare, quindi non so se sono pronto oppure no. È proprio che cosa sono? Questa oretta ci serve per prepararci a entrare nel forno. Cosa c'è dentro quel forno? Questa risatina non è che proprio mi convinca, ma fidiamoci e iniziamo a scoprire i chakra. Porta la tua attenzione alle mani, inizia a immaginare che c'è una piccola sfera di luce. Mano a mano che inspiri, questa sfera cresce. E ora la rimpiccioliamo facendo diventare più piccola. Ti giuro che mi sembra di avere una roba pesantissima in mano. Non stavo pensando di aprire le mani, proprio sentivo che facevano così. E poi quando la dovevo chiudere era come se fosse difficilissimo premere per... Una densità. Lo scopo principale di questo che abbiamo fatto è proprio farti sentire energia. Quando appunto la spiritualità siamo nutiti anche di un altro genere di energia, di cui è alimentato il nostro corpo sottile, il nostro corpo energetico. E nei nostri corpi energetici sono questi centri energetici che si chiamano chakra. Di chakra ce ne sono 7, ma quelli su cui ci concentreremo oggi per permettermi di sbloccarmi totalmente sono 3. Quali? Il primo è posto proprio alla base della colonna ed è il primo chakra che ci radica, che ci porta a terra, quindi sicurezza, stabilità e nutrimento primario. Il secondo è posto in questa zona qua ed è quello che ci collega alle nostre emozioni, il piangere, il godere, la sessualità. Qua c'è un altro chakra che è al centro della testa, che una sua fuoriuscita è il famoso terzo occhio, che è quella della visione, che inizia semplicemente con una visione, per dire, dei tuoi obiettivi della tua vita, per poi arrivare anche a una visione sottile di percepire e vedere le energie. E poi c'è il settimo chakra, che è proprio qua sulla fontanella, che i bambini ci hanno ancora aperto perché hanno una connessione col divino ancora. Ecco, su quest'ultimo non ci lavoreremo per concentrarci sul primo, sul secondo e sul sesto, ma la divina provvidenza evidentemente sulla testa voleva che ci lavorassi. Vieni troppo alto, i messicani sono bassi. C'è una... Porco... Ho distrutto la testa di nuovo. Alla base di tutti i problemi che abbiamo noi, sia comportamentali che fisici, ci sono questi centri, casi estremi, magari una persona a cui arriva a avere tumori per esempio al fegato, siamo magari in un'analisi molto più approfondita a capire che era un problema al terzo chakra, era un problema col suo valore personale, si sentiva sempre denigrata, dopo anni è arrivato anche con un problema magari anche grave al fegato. Sì, ti posso dare la pillolina ma non risolvi niente perché ti ho solo spento con la pillolina, con la meditazione invece va alla radice del problema. Nonostante la cosa mi affascini, ho continuato per tutto il viaggio a ripetere che di questa filosofia mi fido il giusto. Su certe cose sono un po' scettico, ma con la voglia di ascoltare e capire e imparare. Meglio, fammi proprio domande da scettico. Però David non demorde. È chiaro che lui e Fiore sono convinti delle cose che dicono, tanto che continuano a insistere sul parallelismo medicine-meditazione. Farlo con costanza ti aiuta tantissimo. Le medicine ti aiuteranno a ottenere il risultato che ottieni con la meditazione e con queste pratiche in minor tempo. Adesso tocca al forno, che non so cosa voglia dire, ma mi incuriosisce. Costumino della Decathlon, salate.
Vamos. Lo alcanza a temperatura de 300 grados aquí. Y David va a vertir agua medicinal. Esa agua medicinal va a generar vapor que tú vas a respirar y te va a ayudar a sanar. Un secondo solo. Guarda le cose. Ok, l'hai detto in un modo molto sospetto. Ti ho spiegato che cosa stiamo facendo? No, assolutamente no, sono completamente inconsapevole di tutta questa cosa. Vedo solo Stiamo lui che facendo trema. una pulizia. Che cazzo si è fumato? Non mi è dato saperlo. Bene, siamo pronti. Vamos. Permesso. Ma c'è gente dentro. Pieno. Perché ridi? Gente Ha detto dentro. permesso? Chiede permesso con dente. Ama de terra. Permesso. Permesso per entrare. Venga, venga, hermano. Quella dove siamo appena entrati è una capanna del sudore dove si tiene il Temazcal, ovvero un rito di purificazione di origine mesoamericana che serve a depurare il corpo attraverso la sudorazione e la connessione spirituale. El temazcal, que es un portal energético, asemeja el vientre de la madre. Y una vez que tú renaces, vas a encontrar un cambio, una vida nueva. Puerta. Oh, Madonna. Ed è proprio qui dentro che inizia il delirio. Puerta. Un'esperienza intensa. Io pianto. Anch'io. All'ultimo canto mi sentivo nonno qui. Ma ti connetti proprio con nana. È un lutto recente, quindi un mese, quindi sì. A me è sembrato di essere in un forno con 3 che urlavano e un po' di caldo. Però hai detto tu hai un blocco nella lasciarti andare, se hai un blocco nella lasciarti andare non ti riesci. Lo stesso ci ho messo anni per imparare a lasciarmi andare. Adesso tocca alla seconda fase, quella in cui si chiede a questa entità superiore di portarci verso il cambiamento. Puerta. Tratemos de caminar hacia un cambio bueno, un cambio que deje atrás nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras malas experiencias. Ora tocca a me. Voglio imparare a non avere fretta perché sentendomi sulla strada giusta voglio correre. Ci sta anche ogni tanto camminare e guardare intorno, quindi questo è il mio auspicio. Ora tocca a Giacomino. Sono felice perché per quanto riguarda il lavoro faccio quello che mi piace, che ho sempre amato e ringrazio tutti voi che siete qui e ci fate vivere questa esperienza. Ringrazio Ale e punto la trasformazione a credere più in me stesso senza i giudizi delle persone che sono intorno a me. Puerta. Comunque non direi che non credi in te. E chi è che dice che non sei bravo? Ma infatti. Si passa alla bevanda della casa. Pisanozza. C'è qualcosa di strano. Un pochino, ma non troppo. Cioè? Ma sta scherzando? Ok, abbiamo finito, no? Puerta, por favor. Gridiamo porta. 1, 2, 3. Il ciclo. Voglio fare una doccia. È vero che c'hai fretta. Prima dicevi che c'avevi fretta. È vero. Io voglio fare. Cioè, adesso ho finito che usciamo, poi. Madre mia, grazie. Permesso per salire. Grazie. Che roba. Ma il rituale non finisce. Questo qua è tabacco, è praticamente un tabacco amazzonico che aiuta una pulizia energetica. Hey, wanamanati. Mi sono spaventato. Occhio a non toccare troppo il capezzolo che è un attimo. Adesso altra meditazione con sorpresa, ci è stato detto, adesso vediamo. Secondo step, si passa al rapé. E qui devo dire che l'ho accusata davvero. Hai mai sentito parlare del rapé?
No. È una miscela di tabacco mischiata a cenere di alberi. Si applica con questo, ovvero te lo soffio io nel naso. Davvero? Cosa? Esatto. Non so se voglio farlo. Pulisce tutto il setto nasale e attiva la ghiandola pineale. Pulisce, sistema, ti radica e ti fa entrare praticamente in uno stato meditativo. Che sono scettico, l'ho già detto, ma voglio capire cosa si nasconde dietro al significato spirituale di queste sostanze. Mi chiedo, infatti, perché e come producano questi effetti magici e chi, meglio di Joe Pop, i capi della divulgazione scientifica, per rispondere alla mia domanda. Eccomi qui Ale. Allora, il rapé è una miscela di polveri composta principalmente da tabacco. Spesso però il tabacco presente nel rapé non viene ricavato dalla pianta classica, la Nicotiana tabacum, quella usata per le sigarette, ma da un'altra tipologia di pianta che contiene un maggior quantitativo di nicotina, la Nicotiana rustica, detta anche mapacho. Oltre a questo tabacco vengono aggiunte anche altre polveri come ceneri di piante provenienti dall'Amazzonia o spezie in polvere come fava tonka, cannella o chiodi di garofano. Questo è una varietà che si chiama Tsunu, viene da Brasile. Ora, nel momento in cui il rapé entra nel naso, le sostanze contenute nelle polveri vengono assorbite dalle mucose nasali e in particolare la nicotina entra rapidamente in circolo sanguigno, supera la barriera che protegge il cervello, la barriera ematoencefalica, e comincia a esplicare i suoi effetti già dopo pochi minuti. Nello specifico la nicotina fa rilasciare diversi neurotrasmettitori, tra cui anche la dopamina, e questo può portare ad un aumento della sensazione di piacere. Al tempo stesso però la nicotina potrebbe causare nausea e vomito, ma anche un aumento dell'attività motoria dell'intestino. Oltre a tutto questo, subito dopo aver sniffato la polvere, si potrebbe avere una produzione di muco importante, dato che il naso riconosce che è presente un corpo estraneo e quindi giustamente cerca di espellerlo. Ha appena detto che questa mi servirà. Questo serve per soffiarti il naso dopo. Si potrebbe avere poi anche una sensazione di bruciore nasale e conseguente lacrimazione. Ecco. Secondo le credenze indigene, l'eliminazione di liquidi corrisponderebbe all'eliminazione delle tossine. Quindi il rapé viene utilizzato proprio per purificare la mente e il corpo. In realtà, dal punto di vista tecnico, sono solo delle reazioni fisiologiche all'introduzione di polvere nel setto nasale e dall'elevata quantità di nicotina. I suoi poteri di purificazione dell'anima non hanno fondamento scientifico. Ok Ale, detto ciò, ti lascio alla tua esperienza e in bocca al lupo. Interessante. Non è che sia proprio convintissimo, ma qualcosa prima o poi avrei dovuto provarlo anch'io. Lo sapevamo. A stiffare ci siamo ridotti. Neanche, te lo sputa dentro lui. Esatto. Sappi che quando fai la prima narice puoi dire no, basta. Meglio fare la seconda perché aiuta. A equilibrare. Poco, per la prima volta. Sì, sempre troppo poco. Va bene. Per il permesso del grande spirito. Il permesso della madre terra. Che il cielo e la terra si uniscono nel tuo cuore. E prima di iniziare, non per tirarmi indietro, mi sorge spontanea una domandina. Ma non si può vedere prima lei che lo fa? Meglio no. E con il senno di poi ho capito perché mi hanno detto di no. Ok, se avessi visto questa cosa prima di farlo, probabilmente mi sarei tirato indietro. Ma 10 minuti prima ancora non lo sapevo. Quando sei pronto l'altro. La sensazione, vi giuro, è inizialmente orribile. No, non voglio fare. Se più veloce fai meglio. Io non riesco a respirare. A bocca. Cintanin su mana Cidula mani zu Ciani yai Teyan Ho anche avuto bisogno di un po' di tempo per metabolizzare. Madonna, mi ti dà una botta di caldo.
Disumano. Stai nella sensazione, chiudi gli occhi, stai nella sensazione. Ah, adesso mi è arrivata la sensazione. Come se dall'interno mi stesse esplodendo qualcosa dentro il corpo. Sento tipo tutto il corpo ricettivo, non so come dire. Ho avuto un attimo di paranoia e meno male che è arrivato il vento e mi è venuto da ringraziare per il vento. Letteralmente quello che ho provato è stato all'inizio come se la testa mi stesse andando a fuoco. Poi pian piano questo fuoco stava sciogliendo tutto dentro di me, brividi su tutto il corpo, qualsiasi cosa, tipo il vento, mi provocava una reazione ultra piacevole e poi per un'ora ero APO, cioè non volevo avere a che fare con nessuno, non volevo fare niente, volevo stare fermo così. Piacevole, però mi ha anche un po' spaventato. È una medicina proprio per centrarsi, per aprire i canali, per prepararsi spesso a una meditazione anche solo. Anche per ripulirsi dopo una giornata di lavoro. Sì, cazzo che lo faccio dopo ogni giornata di lavoro sta roba. La cerimonia comunque va avanti. Ah, ma va, quello personale è incredibile. Io ho ancora un po' la sensazione del vomito, mi dà fastidio. Adesso ho bisogno di una pausa. Mamma mia, che fatica questa roba. Per guarire devi stare male, ti tira fuori tutto il tossico che hai dentro, quindi tutte le paure, tutti i tuoi limiti. Le medicine sono come un amplificatore, di base quello stato lì è importante dire che si raggiunge anche solo con la meditazione. Ma infatti la sensazione di formicolio su tutto il corpo che ho provato prima è molto simile a quella delle meditazioni che mi hai fatto fare. Esatto. Adesso mamma mia se mi faccio un bel pisolozzo. 1 hour later. Io ho dormito di brutto e adesso si ritorna alle torture. Faremo una lettura energetica, capiremo quelli che sono i tuoi principali blocchi su cui lavorare in questo viaggio, in questo percorso che faremo insieme. Oh, questo mi piace. Utilizzeremo i tarocchi. Ok. Sei pronto? Sì. E andiamo a leggere i tuoi chakra. In questo modo si dovrebbe capire quali chakra sono in equilibrio e quali invece sono bloccati. Il 2 di bastoni, una buona base, sei una persona che riesce a rimanere centrata e che ha anche questa spinta vitale che ti porta a metterti in gioco. Io mi sento molto solido, quindi confermo. Oh, la prima l'ha beccata, ma non mi voglio far condizionare, voglio mantenere il controllo prima di finire come Teo durante l'ipnosi. Sarà il Teo di 3 anni. Posso prenderla, Teo? No. Scusa. Ora che ci penso, durante quell'avventura l'unica persona che il nostro ipnotista non è riuscito a ipnotizzare sono stato proprio io. E dormi. Rilassa la testa. Devi rilassarla. Tu hai paura di essere vulnerabile? Penso di sì. Penso pure io. E se l'obiettivo di tutto questo percorso diventasse proprio il riuscire finalmente a lasciarsi andare? Secondo chakra abbiamo un 4 di coppe. Questo 4 non sta bene qui. Il secondo chakra è proprio il centro del lasciarsi andare, dell'accogliere. Il 4 è il controllo, il 4 è la stabilità, il 4 è energia maschile, c'è da integrare l'energia femminile. Le donne sono più nel ricevere, no? Ma è bello che anche un uomo riesca ad entrare in questa energia del ricevere, che non sia sempre tu a dover fare perché le cose vengano a te, ma che le cose vengano a te anche senza fare assolutamente nulla, senza che tu muova un dito. Sì, va molto contro quello in cui credo, però sì. Non rimane quindi che sbloccarlo. Rispetto a questo, essere toccato qua è una roba che veramente mi dà fastidio. In generale, cioè tipo se vado dal fisioterapista e per sistemarmi mi deve toccare da qualsiasi parte, niente. Se mi tocca qua mi viene da proprio toglierlo da lì. E una volta mi ha fatto provare a stare così, tipo tenevo qua e non mi dà nessun fastidio. Tieniti lì. Ok, gonfia la pancia. E mi fa sentire tipo riparato. Devi imparare a sentirti vulnerabile. Effettivamente il mio Svadhisthana ha visto tempi migliori. Sei durissimo qui, sei veramente tanto duro. È come se io avessi mandato questo segnale al tuo corpo energetico. Sei duro. Sicuro di me? Sì. Costa da subire questo. Ok, per oggi
finito, anche perché la vera sfida arriva domani. Domani arriviamo lì. Si beve solo la mattina nel deserto senza acqua. Ma quanto dura più o meno? Può durare anche tanto se non si trova il peyote. Però 3, 4, 5 ore. Safe. Non è facile trovare, perché si confonde con la sabbia. Domani è il giorno del peyote. 36 ore senza bere e mangiare, persi nel deserto cercando cactus psichedelici con cui riempirci lo stomaco. Ti avviso riguardo il peyote. Aspetta, ricorda codice Ale della Giusta e il link in descrizione per scoprire le tue origini. Farà schifo, non vorrai, devi andare, mangiare, superando i tuoi limiti che proprio non ce la fai, aspetti un attimo, poi mangi, perché a un certo punto diventa amarissimo. Farà ridere, mi immagino davvero la mia faccia mentre lo mangio. Ma chi saremo noi e? Sorprese. Una sorpresa a cui non ero pronto. Nel prossimo episodio. Guarda che se schiatti tu, là in mezzo siamo fottuti, In ambienti caldi o secchi, la disidratazione può diventare mortale entro 24-48 ore. Noi ne faremo 36. L'immagine è sempre la stessa, sembra che non ci stiamo muovendo. Siamo veramente nel nulla più totale. Il mio primo peyote. No, ho paura adesso.